Siamo arrivati in Svizzera. Ragazzi, sembra che nevica. Diciamo più centro Europa. Abbiamo un culo incredibile. Però c'è un odore di piscio incredibile. Che lavoro di merda. Beh, però dillo che mi stai riprendendo, no? Siamo arrivati in Svizzera, più o meno. Vabbè, andiamo a vederla, va? Poi vi dico 2 o 3 informazioni di questa città. Ragazzi, trovare un parcheggio qua è impossibile, non si può parcheggiare quasi da nessuna parte e laddove si può parcheggiare c'è pieno di macchine. È una cittadina che non sembra una cittadina del Marocco classica che abbiamo visto fino adesso. Ci sono un casino di pioppi, fiori di pioppi o polline di pioppi, se uno è allergico qua la vede grigia. Ci sono queste case che hanno dei tetti particolari, che sono molto spioventi come li possiamo trovare da noi in Nord Italia nelle montagne. Ragazzi, sembra che nevica a pioppi. Oggi muoio, che io convivo con queste allergie da quando sono nata, ma così tanti, solo al Parco delle Cornelle li avevo visti. C'è la gente che viaggia con le mani o i fazzolettini sul naso, vedete voi. Siamo in Svizzera. Allora, 2 informazioni. Questa città è stata riconosciuta dalla NBC, che sinceramente non so chi sia, no? Come una delle città più pulite al mondo. Devo essere sincero? Gli do ragione. Abbiamo fatto vedere le cose brutte del Marocco, facciamo anche vedere le cose belle. Questa città è spettacolare, piena zeppa di parchi, col pioppo che Marina muore, però va bene, molto turistica, ben tenuta, le case sono lussuose, abbiamo visto delle ottime ville e poi non so se in periferia ci sono altre cose, però cioè, si percepisce che non è il Marocco che abbiamo visto fino adesso, è molto più così europeo, occidentale, e sembra che la gente stia notevolmente bene. C'è un campo da golf qua vicino, c'è un aeroporto, sono appunto servizi di pulizia, tanta polizia, cioè veramente sembra di stare in Svizzera quasi. Sembra una cittadina europea, un paese europeo, però con la differenza che ha tantissimi parchi, ogni casa è immersa nel verde. La temperatura è spettacolare perché siamo intorno ai 26-27 gradi, penso che d'inverno qua nevichi. Sì. Quindi diciamo è una cittadina del, diciamo più centro Europa, un altro mondo. Cioè io penso che questo qua sia l'esperimento per il Marocco del futuro. Questa è l'impressione che ci dà questo posto. Bene, adesso avete visto un po' di immagini, adesso andiamo qui, c'è un piccolo centro commerciale, vediamo magari di acquistare qualcosa per noi, che dobbiamo andare a fare anche pranzo e quindi ci vediamo dopo. Così verifichiamo anche come sono. Esatto, ecco, verifichiamo i prezzi perché ho già visto che la benzina è più cara, non vorrei che ci fossero anche i prezzi svizzeri, che non è una bella cosa. Andiamo. Souvenir montani, che carini. Sì, miele. Oh, i quotidiani, quanto tempo che non ne vedo. Allora, io ho consumato un pacchetto di fazzoletti, quindi stiamo uscendo dalla cittadina di Ifrane e ci dirigiamo verso Meknès. Stiamo facendo una strada alternativa che passa dentro a un altro parco naturale abbastanza ombreggiato. Non ho capito di che piante siano, però. Non lo so, però in questa zona ci sono, sembrano noccioli, sì. Ci sono anche tanti ciliegi, infatti per strada abbiamo visto un sacco di venditori di ciliegie con le cassette.
prossimo ci fermiamo e le Mi sa compriamo. che erano dall'altra parte che non la vedo più. Oh, adesso spero che ce ne sia. Spero. Facciamo benzina. Oggi il diesel costa 11,84. Sono contento, oltretutto con le salite che abbiamo fatto, che erano veramente così, abbiamo messo in prima, in un punto, seconda ai 20 all'ora per chilometri, abbiamo fatto la media degli 8,17, va più che bene. E va ancora più bene che sta scendendo il prezzo del gasolio. Abbiamo ufficialmente abbandonato le montagne del 2000 metri dove nevica, anche se ci sono, e ve lo faccio vedere adesso, riprendere, questo passaggio a livello qua serve per chiudere le strade d'inverno. Da qui in poi iniziamo a scendere e i paesaggi sono realmente cambiati, quindi dai 2000 metri con cedri, querce, pini, eccetera eccetera, passiamo alle colline toscane. Non c'è il vento nelle Fiorentine, a parte le battute, ormai il deserto l'abbiamo abbandonato, ce lo scordiamo, e ogni, diciamo, chilometro che facciamo verso nord continua a cambiare i paesaggi, però ha sempre una costante: il terreno è sempre molto pietroso, è proprio fatto di ciottoli di roccia, quindi è proprio una costante in tutto il Marocco. Ragazzi, brutto, lo sto facendo diventare un fuoristrada, finché si può si va avanti. E come vedete, in mezzo allo sterrato ci sono gli ulivi, poi ci sono i trattori, il Marocco rurale. Qua coltivano alla grande in questa pianura, Grano. le cipolle prima. Guarda dove stiamo entrando. Stiamo entrando dentro nelle mura della Medina di Meknès. Che strano entrare dentro a doppio muro. Il muro di riparazione. Bello, con tutte queste bandiere rosse. Bellissimo. Ma mi sa che ci qua. deve essere qualche evento qua dentro, perché è pieno di ingressi e di polizia e compagnia bella. Le porte di... Meknès, figlio di Knos. Cugino di Knorr, quello dell'altra volta. Siamo arrivati a Meknès, abbiamo parcheggiato in questo parcheggio, ci siamo segnalato su Park Fortnite, che è in centro alla città, è un parcheggio su asfalto, niente di che, però è tranquillo perché c'è il parcheggiatore che è anche abbastanza simpatico, che comunque insomma è sicuro, anche perché essendo qua in centro abbiamo praticamente tutto a portata di mano, anche se purtroppo questo mese abbiamo già letto che molte delle attrazioni che vogliamo vedere sono chiuse perché sono in ristrutturazione. Abbiamo un culo incredibile, quindi cerchiamo di vedere cosa è aperto e cosa non è aperto. Questo lo andremo a vedere domani. Nel frattempo andiamo a farci una passeggiata a piedi per sgranchire le gambe e magari spizzicare qualcosa. Di lì? Giusto per farvi capire che non raccontiamo palle, come vedete la ristrutturazione, come verrà, è dal 2023 al 2019. Quindi se tornate indietro nel tempo, nel 2019 lo vedrete finito. Che cretino. O è scritto al contrario. Vabbè, comunque, insomma, forse è così che si legge, quella roba. Ci avete creduto, dai, su. Comunque sì, lo stanno ristrutturando.
Come vedete dalle immagini, questa era la porta d'ingresso che è qua, in completa ristrutturazione, bella chiusa, quindi non si vede un cazzo. Si intravede una specie di intarsio lì. Però sono indietro con i lavori, devo dire. Sì. Ci hanno detto che gli manca ancora un annetto, perché giustamente nel 2020 hanno perso un anno. Sì, questa è la piazza tipo quella di Marrakesh che abbiamo intravisto una volta scorsa. Come sentite dalle trombette sono le stesse cose. Chiusa anche questa per totale ristrutturazione. Ci sono delle immagini di com'era anche. Questa praticamente è quadrata, enorme, invece noi adesso possiamo passeggiare solo in questo pezzettino qua di destra. La cosa positiva delle Medine è che sono fresche. Però c'è un odore di piscio incredibile. Sì, lo sento anch'io che di solito non sento. Palazzo. Può essere? Sì. Vieni, ci parliamo. Wow. Bellissimo. Guarda che posto. Bellissimo. Avete appena visto un riad storico. Tutti i riad sono storici, però questo in maniera particolare era veramente restaurato bene. Era ristorante, hotel a 5 stelle, insomma. Non ho chiesto quanto costavano le camere, ma suppongo un pochino. Abbiamo preso queste frittelle di pollo, non mi ricordo come si chiamano, gliel'ho chiesto 10 volte e non me lo ricordo. Beh, se qualcuno di voi lo sa. Privat. Buongiorno, è mattina presto ragazzi, mattina prestissimo, sono le 5 del mattino. No, non è vero. Non abbiamo mai detto una cosa importante. Meknès fa parte di una delle 4 città imperiali che ci sono qua in Marocco, che abbiamo già visto 2, che una è Rabat e l'altra è Marrakesh. Non abbiamo mai parlato. Cosa sono le città imperiali? Sono delle residenze, o meglio, sono delle città dove nell'antichità i vari Mohammed, Ali, re, faraoni, imperatori, dinastie, insomma tutti i vari politici di oggi sceglievano come residenza, e appunto Meknès è una di queste. Appunto venivano scelte come residenze e quindi venivano abbellite, quindi iniziavano a fare delle opere un pelino più importanti, magari palazzi decorati e quant'altro. Questa è la grossa differenza. Nello specifico Meknès intorno al 1600-1700 c'era uno di questi imperatori, Mohammed, Salih, non lo so, non scrivete sotto, sono ignorante, sì è vero, avete ragione, però hanno tutti nomi più o meno simili, che si era stabilito qua, l'aveva scelto come residenza e quindi aveva iniziato a fare queste opere abbastanza importanti. Ora, adesso andiamo a vederne una di queste, che è il mausoleo. Purtroppo so che gli arredamenti dell'epoca non ci sono più, e poi una cosa carina che è rimasta lì ovviamente sono decorazioni, architettura e quant'altro. Andiamo. Una cosa che devo dire è che erano bassi, perché cioè ragazzi, Stunk. la testata si piglia, quindi. Una cosa importante, mi sembra capire che la visita al mausoleo sia anche addirittura gratis, quindi tanta roba. Però c'è una cosa da tenere in considerazione. Questa è una costante in quasi tutti i posti islamici in Arabia in generale. Ci sono sempre fontane d'acqua, perché per loro era molto importante. Anche in Andalusia, sotto il dominio arabo, ci sono alcuni palazzi tipo la meschita a Malaga. All'interno del giardino ci sono sempre fontane ottagonali d'acqua o addirittura rigagnoli che attraversano tutto il giardino, perché per loro è oro praticamente. È uno scalpellino fatto a mano. Cioè, ma è presente che lavoro di merda? Vabbè, sarà qua dentro fresco così. Sono degli stampini. Volevo anche aggiungere una cosa, proprio per ricollegarmi sempre all'Andalusia, appunto perché è stato un dominio comunque arabo. Questi tipi di piastrelle qua le troviamo veramente in tante facciate, anche a Marbella, a Malaga. Di case normalissime. Alcune sono riprodotte, alcune sono originali. Questo vi fa capire comunque le varie influenze che ci sono state nell'Andalusia. C'è stata la parte romana, c'è stata la parte araba, e la stessa cosa è successa anche qua, perché vedo dei capitelli romani. Eccoli qua. Non lo so, Facciamo una tradizione. Ragazzi, sono ignorante.
lo so. Dammi il tuo telefono. Non vi arrabbiate. Allora, attenzione ragazzi, ora vedrete una cosa, una magia. Allora, utilizzando Google Lens. Nel nome di Dio, il più misericordioso, il più misericordioso. Anima rassicurata, torna al tuo Signore soddisfatto di me. Questa la soddisfazione del padre di Khalid, miei servi. Ragazzi, la traduzione lascia un po' a desiderare, però il sultano Mulai Ismail, quello si capisce bene, figlio del sultano, cioè c'è tutta la dinastia. Questa incisione parla delle varie famiglie, come dicevamo prima, che hanno costruito e abbellito questo palazzo. Voi lo vedete che sono quadrati dentro a quadrati dentro a quadrati? E se uno è daltonico qua è finita. C'è da dire anche che va bene che erano capaci anche con il muro, ma anche con legno, devo dire che non scherzano, bellissimo. Partire la moschea, quindi me ne sono accorto dalle scarpe fuori prima ancora di vedere il signore che stava pregando. Non è visitabile. Dite una cosa, tu pensavi che fossero degli stampini e io sto guardando questo quadrato, foglia di qua, foglia di là, quadrato, foglia di qua, foglia di là. Sono tutti diversi uno dall'altro. Prendiamo queste due, guarda che differenza c'è in questi, in questi intagli. Quindi non sono assolutamente, sono fatti a mano. Guarda la differenza. La visita è gratuita anche perché l'unica cosa che si può visitare sono questi 2 o 3 cortili interni con le fontane, con gli archi, sono bellissime decorazioni, però ci sono un sacco di porte laterali chiuse. Quindi non possiamo visitare chissà cosa. Lì c'è anche una specie di torretta, avrei voluto vedere dentro, ma la porta è chiusa. Adesso faccio vedere la torretta. Quindi mi sembra di capire il perché è gratuito. Dio, bello posso dire assolutamente nulla. Però fatemi pagare 2 euro, 3 euro, 5 euro come gli altri, ma fatemi vedere qualcosa in più. Bello per il Marocco, assolutamente, che vari UNESCO e quant'altro stiano investendo soldi per recuperare queste bellezze. Purtroppo per noi ragazzi abbiamo scelto l'anno un po' particolare per poterle venire a visitare, quindi ci dovremmo ritornare, ecco. Questa è la scusa. No, è vero, verità, almeno qualcosa riusciamo a vedere, ma non tutto quello che insomma ci serve da vedere. Volevo farvi notare una cosa, venite un pochino più vicino. Sai quando vai dall'oculista e ti fanno quegli esami particolari per vedere le profondità, riconoscere le figure in quelle macchie, eccetera, mi sembra la stessa cosa, quadrato. Dopo che sei qui dentro ti va insieme alla vista. Andiamo perché tra un po' vomito. Mal di mare! La nostra visita qua è finita, adesso andiamo a Volubilis, che è qua qualche chilometro, andiamo a vedere qualcosa di romano, di italiano, andiamo. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Si intravede già qualcosa raga, ma oggi noi pagheremo, entreremo e cammineremo. A Romani! 70 dirham ad adulto. Gli orari variano in base alle stagioni, adesso è dalle 8:30 alle 19:30. Dov'è Mauri? Me lo sono già perso. Ah, eccolo là. Fai l'arabo.
Ma come bravo. No, ce l'ho nel DNA ormai. Benvenuti a Volubilis. Volubilis, città romana, la più famosa qui in Marocco. Risale più o meno al 32 giù di lì d.C. Poco prima. 2000 e rotti anni fa. Volubilis inizialmente era romana, prima ancora berbera, prima ancora cartaginese, ma ci sono anche dei segni di neolitico. Ragazzi, ok, cioè adesso che voglio fare il figo, l'ho lette tutte queste cose. Mi dispiace di non avere mai studiato storia, di aver sempre preso 3, perché adesso è Mauri che vi spiega tutto. Che ha preso 2. Diciamo che insomma ci sono state tutta una serie di passaggi. Poi è diventata una città romana, c'era un imperatore, no? Uno di quelli famosi. La cosa interessante è che è stata un dominio romano per circa 600 anni. Poi ha avuto un decadimento e è stata abbandonata semplicemente, probabilmente non era più di interesse. In questo periodo ha subito anche delle trasformazioni nella città, perché ci sono stati diversi attacchi da parte dei berberi che erano comunque, che se la volevano riprendere, e quindi è stata fortificata, sono stati creati dei muri. Insomma, la città è cresciuta e si è evoluta nell'arco dei decenni. È stata poi, come stavo dicendo, abbandonata semplicemente probabilmente perché non era più interessante per loro avere questa parte di territorio. Il problema è che è stata saccheggiata dagli arabi, hanno tolto tutti i marmi, quindi ha avuto un decadimento, per costruire e abbellire dei palazzi di Meknès. Non abbiamo visto perché erano in ristrutturazione. Però i marmi presenti là, non tutti ovviamente, provengono da qua. Quindi c'è stata tutta una serie di degrado della città fino al 1800, dove è stata riscoperta e è iniziata una ristrutturazione non per viverci, ma solo ed esclusivamente per ammirare la bellezza di questo posto. Fino ai giorni d'oggi, dove attualmente ancora stanno facendo, abbiamo detto prima, anche qua delle ristrutturazioni. Anche questo fa parte del patrimonio dell'UNESCO, è comunque un sito molto visitato, infatti è pieno di gente. Oggi è sabato, ma sta arrivando pullman a tutto andare e adesso andiamo a visitarlo. Come vedete mi sono già messo uno straccio bagnato perché inizia a fare caldo. Seguiamo più o meno dove va la gente, perché non è che sia indicato il percorso che dobbiamo fare. Strada. Non è vero, guarda, potremmo andare anche di lì. All'ingresso ci sono anche molte, diciamo così, persone che si offrono come guide. Abbiamo letto comunque da recensioni che ci sono alcune guide dove magari è stata fatta qualche domanda in più, tipo il capitello o l'architettura, e non sapevano rispondere. Quindi non so se ci sono professionisti accreditati o no. Eventualmente un consiglio è verificatelo prima. Ecco qui la mappa e le cose da vedere. Le solite 4 cazzo di pietre. Purtroppo vedete tutto rovinato, perché nel 1755 ci fu un grossissimo terremoto che ha praticamente distrutto quelli che sono, diciamo, un pochino tutte le strutture. La particolarità è che comunque nella distruzione i resti dove sono caduti poi alla fine sono rimasti qua. È bello perché tu vedi comunque le classiche strutture, case di magazzini. Te le devi immaginare un po', Certo. insomma. Però qualche colonna rimasta in piedi intera è fenomenale, Capitello Corinzio è l'unica cosa che so. Che è anche qua per terra. Siamo arrivati alla casa di Venus, l'hanno chiamata così perché c'è praticamente una Venere disegnata nei mosaici. Questa è una classica villa perché è molto grossa, si vede la separazione delle varie abitazioni. Infatti, quello che è stato ripreso esattamente 2 minuti fa, probabilmente era la cucina. Normalmente i romani, i mosaici che facevano dei disegni attinenti al luogo. Poi abbiamo visto ristoranti, dei viandanti dove c'erano pentole, carne, pesce. Questo nello specifico ci sono dei pesci e quindi probabilmente questo era un magazzino o una cucina. Penso più una cucina. O magari era il pescivendolo. O era il pescivendolo. O magari era il delfinario, a me sembrano tutti delfini. Come potete vedere questi mosaici, in questo caso qui rappresenta Venus. Qui vedete nei vari ambienti della casa che è tutto mosaico. Questa qua era una villa molto grossa. Va a confermare che quella probabilmente era la cucina e queste erano le varie parti dell'abitazione. Una gran bella villa. Tutta. Con scalini di entrata. Scalini, portoni d'ingresso, le varie stanze, il colonnato interno, insomma era sicuramente comunque uno che aveva soldi che viveva qua.
Tanto so già che poi qualcuno criticherà la mia critica. Paghi 70 dirham l'ingresso, c'è veramente tanta gente. Ok, quei soldi vengono magari utilizzati per ristrutturare, però ecco, togliere l'erba in mezzo e tenerlo pulito darebbe più lustro a questo posto che è veramente importante. Tutto qua. Eh no, perché tra un po' l'erba si riprende le pietre e tra un po' non si vede più nulla. È rimasto in piedi l'arco, eh? Eh sì. Dall'arco di Tangeri, che è una delle 4 porte d'ingresso, c'è tutto il decumano massimo, che è il vialone centrale sostanzialmente, che attraversa la città e va all'Arco di Trionfo. Ora ci avviciniamo e Che lo ci vediamo. avvicineremo. Poi vi dico cos'è. Vabbè, adesso ti faccio la domanda. È capitello ionico. Ok. Che si divide da quelle 2 specie di pergamene che ci sono lì sotto. Questo è chiamato il Palazzo di Gordian, dove ha ancora le sue colonne con i capitelli ionici. È importante perché è molto bello ed è molto decorato. Non so esattamente a cosa servisse perché non ci sono informazioni. Questa è veramente una parte ristrutturata. L'hanno recuperata molto molto bene. Il problema appunto le erbacce che sarebbero anche qua da levare, però si può ancora notare veramente la maestria degli artigiani che hanno creato queste cose. Come erano avanti. Qua, come vedete, nella via principale ci sono tutte queste lastricato. Sotto c'è un sorta di canale che raccoglie tutta l'acqua, quindi prende la pendenza, anche la strada è in pendenza, e quindi ovviamente evitava che si allagassero le strade. Cioè, sembra una cretinata, ma no, per me non lo è, nel senso che dimostra che l'impero romano non era diventato così grosso, insomma, così per caso, ecco. Ma quell'impero romano là che fine ha fatto? Adesso... Per fortuna riusciamo a vedere una parte ancora rimasta in piedi. Questo cos'è? Leggi prima di parlare. C'era una sorta di Portico? portico interno, sì. Dici? Sì, sì. Si vedono le colonne sono tutte uguali. Bello. Allora, l'Arco di Trionfo, che cos'è? È l'Arco di Caracalla, o meglio, viene chiamato Arco di Trionfo dedicato a Caracalla. Costruito nel... Non si sa. non si sa. Per chi? Per Caracalla. Da chi? Non si sa. Queste sono le uniche informazioni che abbiamo. Andiamo a vedere, va. Ah, ci sono dei mosaici colorati. Quei pesci. Quindi questa qui era la fontanella con... Acquario. O poi li mangiavano. Questa veniva chiamata la Villa delle Colonne. All'interno ci sono diversi tipi di colonne, quadrate, rotonde, piatte, a righe, fatte in stili completamente diversi l'uno dall'altro. Ragazzi, guardate cosa sono qua. Chissà se qualcuno lo riconosce. Allora ve lo faccio vedere io che cos'è. Fontane pubbliche. Qua lavavano la roba. Era il WhatsApp, o meglio, i social dell'epoca. Lavavi e parlavi. Hai visto quello là? Hai visto Augustus? Cosa faceva? Questa era la fontana pubblica. Oh, che figo Marco Aurelio. Cagare. Adesso andiamo a vedere la Basilica di San Pietro. La Basilica sì, ma di San Pietro non so. Cosa è rimasta in piedi ancora? Manca la spada, voi immaginate che c'è la spada e uno scudo.
questa basilica in particolare veniva utilizzata per fare innanzitutto le riunioni dei dirigenti della città, che appunto prendevano le grosse decisioni su cosa doveva succedere o meno in città. Giusto davanti alla basilica c'è anche il forum, dove venivano giudicate le persone o comunque c'erano dei giudizi in senso generale. Quindi era un pochino il centro nevralgico della città. Qui si prendevano le decisioni, chi viveva e chi moriva. Momento quarto. Queste colonne ormai in disuso vengono utilizzate dagli auroni cinerini che nidificano in questa zona. Due solite pietre. Sì, ne abbiamo viste 4 sto giro e anche quadrate, diciamo un po' scolpite. Comunque diciamo il giro è finito, è interessante sicuramente, è una bella città, andrebbe mantenuta un pochino meglio, spero che nelle varie ristrutturazioni lo facciano perché vale veramente la pena venirla a visitare, venite, il prezzo è più che adeguato e niente, adesso andiamo al camper, anzi c'è un barettino, un bel tè. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Barranco Sidi Chaed, Barranco e Lago Sidi Chaed è il nome. Poi qualcuno mi correggerà sicuramente, perché... però adesso ci fermiamo a mangiare, che ho fame. Mi fermo qua e di fianco sono questi ragazzi che fanno succhi spremuti d'arancia proprio sulla statale. Hola, hola, salam alaikum. Alaikum salam. Welcome to Morocco. Welcome. Come ti chiamas? Osama. Tu Osama? Io Maurizio. No, Osama Bin Laden. No, beh. Osama. Encantado de verde. Encantado también. Vedi che lo habla spagnolo. Oggi a pranzo zucchine con una specie di mortadella schifosa. Per farla fuori bisogna metterla da qualche parte che non si sente il gusto. Però devo dire che siamo qui. Direi che facciamo un pranzetto, non so, una posizione tranquilla, ecco. Che buona che sta arancia, dolcissima. No, grazie. L'ho bevuta prima. Cosa è stato? Abbiamo preso una strada che probabilmente è sbagliata. Io credo che dobbiamo tornare indietro perché credo che non sia il posto giusto dove dobbiamo andare. Vabbè, però bisognerebbe chiedere a questi ragazzini qua se si può passare. Ma non credo che si possa. Non era questa la strada che ci aveva consigliato il signore della... Ragazzi, hanno detto che si può andare con questo. Ma loro vanno a piedi e non guidano, come fai a fidarti di loro, scusa? Qualcosa faremo. Secondo me questo è uno di quei classici momenti in cui dovremmo fare retromarcia. Perché la strada che mi dice di andare dritto. Non ce ne sono. Benissimo, la nostra prima retromarcia per una strada sbagliata. Allora, adesso... Vado dietro a darti manforte? Sì. Ok, ciao. Beh, dritto così, Mauri. Ci sono dei legni, devi stare più sulla tua destra possibile. Sei andato più a sinistra. Ok, questa era la strada giusta.
fatto fare tanto fuoristrada con un più uno di meno, non è che... Diciamo che più che altro erano gli spazi laterali che non mi convincevano, per il resto si poteva. Ma come bello azzurro sto lago! Beh, allora? Piace il posto dove vi ho portato? Su. Dai, ditemi qualcosa. Dovete scriverlo qui sotto, eh? Allora, eccoci qua in questa splendida spiaggia. Allora, loro hanno delle casettine fatte, diciamo così, con 4 pali, dove si riparano dal sole, passano qua la giornata, mangiano, fanno tipo campeggio. E poi ci sono anche dei piccoli, chiamiamoli ristoranti, dove ti cucinano magari un tagine del pesce, perché comunque è tutto pesce di lago, e c'era anche un bel bestione. Qua dietro di me invece c'è il caffè che ho appena preso, che è espresso, sempre buono. Puoi parlare? Marrakesh. E l'altra è Marrakesh. Volevo farvi notare uno dei pochi reperti realmente dell'epoca che sono rimasti, che è questo cilindro rosso. Andiamo. Come i vampiri, Mauri. Quando arriva il sole si deve... Guarda, ombra, sole... Non vedo più un cazzo. Stiamo camminando sul Decumano Massimo, il viale più grande della città. Non senti questo senso di maestosità? Vabbè. Ti immagini il nostro Bruto qua che va tirato dai cavalli? Ma tu lo sai che il Catullo è andato con Afrodite? Catullo figlio d'Apollo?